Francesco è stato scelto per presentare la collezione Primavera-Estate di Armani. Bah, ridicolo. Vaporetto Italiano è considerato il miglior canale di italiano su YouTube. Ma non è vero. Francesco di Vaporetto Italiano è stato invitato al prossimo Festival di Sanremo. Ah, basta, spengo la TV. Meglio leggere un libro. Dimentica questa terribile introduzione. Ma oggi vorrei parlare con te della forma passiva in italiano. Cominceremo a vedere la differenza fra la forma attiva e la forma passiva e capiremo perché il passivo è così importante in italiano. Cominciamo con la differenza fra la forma attiva e la forma passiva. La forma attiva è la forma più comune che trovi quando leggi o ascolti l'italiano e la forma attiva indica l'azione che il soggetto fa, quindi l'azione che una persona o il soggetto della frase fa. Per esempio, ho preparato la torta di mele. Qui abbiamo il soggetto, io, il verbo ho preparato e il complemento oggetto, la torta di mele. Questa frase è nella forma attiva perché l'azione, ho preparato, passa dal soggetto, io, al complemento oggetto, la torta di mele. È l'ordine normale e tradizionale delle componenti della frase, come li conosci già. E questa è la forma attiva. La forma passiva non indica chi fa l'azione. La forma passiva indica chi subisce l'azione. Quindi indica la persona sulla quale cade l'azione. Vediamo la forma attiva di questa frase. Fabiano scrive un libro. In questa frase Fabiano fa l'azione di scrivere, quindi è forma attiva. Trasformiamola in forma passiva. Il libro è scritto da Fabiano. In questo caso Fabiano non è il soggetto. Il libro è il soggetto e il libro non fa l'azione. Il libro subisce l'azione. Quindi l'azione cade sul soggetto. Il libro è scritto da Fabiano. Fabiano adesso è un complemento d'agente, non è il soggetto. Ma la differenza è che nella forma attiva il soggetto fa l'azione, compie l'azione, Fabiano scrive. Nella forma passiva il soggetto riceve, subisce l'azione, il libro è scritto. Ma perché usiamo la forma passiva in italiano? Esiste la forma attiva, perché dobbiamo complicarci la vita? Usiamo la forma passiva nei casi in cui non conosciamo il soggetto che compie l'azione. L'edificio è stato costruito nel 1950. Io non so chi ha costruito quell'edificio, non posso menzionare una persona o delle persone. L'edificio è stato costruito nel 1950. Oppure uso la forma passiva quando voglio mettere la mia attenzione sull'oggetto o sulla persona che subisce l'azione. Io posso dire Dante ha scritto la Divina Commedia. Forma attiva, Dante soggetto ha scritto verbo. Dante fa l'azione, è una forma attiva. Ma io posso dire la Divina Commedia è stata scritta da Dante. In questo caso io so che Dante ha scritto la Divina Commedia, ma la mia attenzione è focalizzata, concentrata sulla Divina Commedia, che ha subito l'azione di essere scritta da Dante. Vediamo come si costruisce però la forma passiva. La forma passiva si costruisce semplicemente con il verbo essere e il participio passato del verbo principale. Il verbo principale è sempre al participio passato. Sempre. Il verbo essere è coniugato al tempo di riferimento, al tempo che vogliamo usare. Per esempio, partiamo sempre dalla forma attiva. Fabio scrive un libro. La forma attiva è al presente, adesso lui scrive un libro. E nella forma passiva il verbo essere sarà al presente. Il libro è scritto da Fabio.
Il verbo principale, scrivere, è sempre al participio passato, il verbo essere è al presente, perché la formativa è al presente, il riferimento è nel presente. Oppure, Gianni fa gli esercizi di italiano. Formativa, Gianni fa l'azione, c'è un soggetto che fa l'azione. E la forma passiva? In questo caso sono gli esercizi che subiscono l'azione. Quindi gli esercizi sono fatti da Gianni. Il verbo essere è al presente, terza persona plurale perché gli esercizi è terza persona plurale e fatti, il participio passato, si accorda al plurale. Il complemento da agente, che è Gianni, nella forma passiva è introdotto dalla preposizione da. Vediamo degli altri esempi. Bocelli canterà l'inno italiano. Forma attiva. Bocelli fa l'azione, il soggetto fa l'azione e l'azione, il verbo è al futuro, canterà. Quindi anche la forma passiva sarà al futuro. L'inno italiano sarà cantato da Bocelli. Il verbo essere della forma passiva è al futuro come il verbo principale della forma attiva. Il mio riferimento è nel futuro e il verbo cantare, il verbo principale, è al participio passato. Facciamo altri esempi. In passato scrivevamo le lettere a mano. Forma attiva. Noi scrivevamo le lettere. L'azione passa dal soggetto noi al complemento le lettere. Nella forma passiva le lettere subiscono l'azione, quindi in passato le lettere erano scritte a mano. Il verbo essere è all'imperfetto perché nella forma attiva il verbo è all'imperfetto, scrivevamo. Stiamo parlando di un'azione abituale nel passato. Il verbo principale è scrivere ed è al participio passato, che si accorda con lettere, femminile plurale. I punti fondamentali sono questi. La forma passiva si forma con il verbo essere più il participio passato. Il secondo punto è che il verbo essere si coniuga nel tempo di riferimento. Se sto parlando di una cosa al presente, sarà al presente anche il verbo essere. Se è nel passato, sarà al passato prossimo o all'imperfetto, se è un'azione abituale nel passato. Il verbo essere sarà al futuro se sto parlando di qualcosa che sarà fatto in futuro ed è seguito dal participio passato che ovviamente può essere maschile o femminile, singolare o plurale in base all'oggetto o alla persona che subisce l'azione. Un'altra informazione importante è che ovviamente per avere la forma passiva serve un oggetto che subisca l'azione. Quindi si usa solo con i verbi transitivi, quei verbi che hanno un oggetto. Io scrivo una lettera. Che cosa? Una lettera. Io preparo una torta. Io preparo che cosa? Una torta. C'è un oggetto. Così posso trasformarlo nella forma passiva. La lettera è scritta da me. La torta è preparata da me. Se non c'è un oggetto della frase, non posso formare la forma passiva. Vediamo un esempio insieme. Io vado al parco. Qui non c'è un oggetto, non posso rispondere alla domanda chi o che cosa. Rispondo alla domanda dove, quindi non posso trasformarlo alla forma passiva. Al parco no, non esiste. Serve un oggetto su cui cade l'azione. In questo video ho parlato della forma base del passivo. Ci sono altri modi di costruire la forma passiva, ma abbiamo già messo molta carne al fuoco oggi. Abbiamo già parlato di molte cose oggi e quindi farò dei video separati per le altre forme del passivo. Intanto ti chiedo di esercitarti e memorizzare la costruzione del passivo facendo degli esempi e scrivendoli qui nei commenti. Spero di essere stato abbastanza chiaro, in caso contrario fammi sapere. Ci vediamo molto presto.